Salve a tutti. Abbiamo parlato più volte di quanto importanti siano le emozioni, sia per quanto riguarda il nostro benessere, sia per quanto riguarda la legge d'attrazione. Ogni mattina, quando mi sveglio, decido come vestirmi, quali scarpe indossare e con quali pensieri iniziare la mia giornata. Quando ero bambino avevo difficoltà a vestirmi. Confondevo la scarpa destra con la sinistra, i pantaloni li mettevo al contrario e non trovavo mai il buco giusto per infilare la testa nella maglia, finendo spesso incastrato dentro una manica. Con la costanza degli anni il vestirsi è diventato automatico e la fatica iniziale è stata dimenticata. Con il vestiario siamo stati aiutati dai nostri genitori, mentre per indossare pensieri ed emozioni siamo lasciati completamente soli. In genere, quando ci svegliamo la mattina, apriamo il nostro armadio dei pensieri e prendiamo il primo che ci capita, senza scegliere quello più adatto a noi. Ogni tanto ci capita il vestito buono, altre volte indossiamo quello che proprio non ci piace e senza il giusto allenamento ce lo teniamo tutto il giorno. Abbiamo visto che pensieri negativi scatenano emozioni negative, come la rabbia, la delusione, la paura. E tutto questo ci porta ad essere sempre più ansiosi, stanchi e attrattivi verso direzioni non piacevoli. Mentre i pensieri belli e positivi scatenano in noi emozioni di gioia, amore, apertura, gratitudine. E anche questo, oltre a farci stare molto bene, avrà la tendenza ad inviare segnali di piacere verso l'universo, che ci ringrazierà di conseguenza. Visto che per vestirci con successo abbiamo atteso 5-6 anni di duro allenamento, per indossare i nostri migliori pensieri potrebbe volerci più o meno lo stesso tempo. Ma se eseguirete ogni mattina e ad ogni meditazione, mantra e affermazioni positive che farete le mie indicazioni, in circa 21 giorni risulterà banale emozionarsi a comando. Ogni pensiero e ricordo può scatenare un'emozione più o meno forte, quindi la prima cosa da fare è quella di pensare a scene del nostro passato che in qualche modo ci hanno fatto emozionare in maniera positiva. Ogni mattina il consiglio è quello di iniziare la giornata con il conforto di un ricordo piacevole, eventualmente un'immagine creata dalla nostra fantasia che rappresenti ciò che vogliamo essere, o magari ripensare alla scena di un film o di un libro che ci ha fatto stare bene. Mentre ripenserete a tutto questo, ascoltate il vostro corpo, ascoltate le emozioni che stanno arrivando, prendete consapevolezza di tutto quel benessere che state creando. Il secondo esercizio è quello da fare durante le vostre meditazioni, mantra, affermazioni. Come spesso dico durante le istruzioni dei video, emozionatevi come se tutto fosse già accaduto. In questo caso si deve guidare la mente verso un ricordo personale o un pensiero più o meno di fantasia, prendendo spunto, anche in questo caso, da film e libri, che rispecchino al limite del possibile ciò che vogliamo attrarre e soprattutto che siano legati al mantra o alla meditazione. Sarà meno efficace fare un mantra sul denaro e pensare a quanto amore vi dà il vostro animale domestico. Sì, è sempre un'emozione positiva, però sarà molto meglio associare quel mantra al ricordo, per esempio, del primo stipendio ricevuto, una vincita fatta in passato, o eventualmente al superpotere di Batman. Quale hai detto che sono i tuoi superpoteri? Sono ricco. Trovato il vostro pensiero felice, prendete consapevolezza di cosa sta cambiando in voi, quali sensazioni del corpo avete, quali espressioni del viso state manifestando e soprattutto come vi sentite internamente. Quando tutta questa consapevolezza sarà attivata e mentalmente avrete registrato queste piacevolissime sensazioni, iniziate con il mantra o con qualsiasi pratica vogliate cimentarvi, associando così quella determinata emozione a quel determinato momento di crescita. Chi riesce a visualizzare riesce molto bene anche ad emozionarsi. Eventualmente in descrizione linkerò alcuni video utili per imparare a visualizzare in 4D. Mi è capitato moltissime volte di visualizzare il mio portafogli gonfio di denaro e sentire quelle belle emozioni di appagamento, gioia, tranquillità. Immaginarmi abbracciato ad una splendida ragazza e sentirmi amato, coccolato. Del resto, all'inizio della mia crescita, le visualizzazioni erano come degli enormi buchi neri, non vedevo un tubo. E solo grazie all'allenamento quotidiano ho raggiunto il mio miglior livello.
Stessa cosa è successa con le emozioni. Inizialmente ho fatto fatica sia a trovare ricordi adeguati, sia a riconoscere le emozioni che essi davano, ma con il tempo tutto è diventato automatico. Ho imparato a vestirmi in 5-6 anni, ho imparato a guidare l'auto in 6 mesi, ho imparato ad emozionarmi a comando in circa 2 mesi. Come ogni cosa si può allenare e una volta risolto il problema diventerà un piacevole e velocissimo automatismo utile al nostro benessere e alle nostre attrazioni. Buona vita a tutti!